La sosta con uno spavento per queste immagini che sono arrivate ieri dalla sfida tra la Turchia e la Romania, ma possiamo subito tranquillizzarvi perché Çalhanoğlu sembra stare bene, quindi nessun allarme né per la nazionale turca che potrà contare sul centrocampista per la finale play-off contro il Kosovo, tanto meno per l'Inter che in questa stagione ha dovuto fare a meno più e più volte del suo regista per infortuni e per ricadute. Çalhanoğlu che tra l'altro era appena rientrato da un problema agli adduttori e sera è scattato di fronte a queste immagini, però allarme che è rientrato immediatamente nella mattinata di oggi con Çalhanoğlu che dovrà essere a disposizione sia appunto per la finale di martedì e poi anche per la partita di rientro dalla sosta contro Roma. Quindi vi tranquillizzo subito in questo inizio di questo contenuto. Intanto anche l'Italia dovrà proiettarsi sulla finale di martedì, scenderà in campo contro la Bosnia. Ieri sera anche i nerazzurri hanno contribuito ovviamente ad aggiungere questo mattoncino in ottica qualificazione, un mattoncino molto, molto importante che appunto porterà all'ultimo step prima di sapere quale sarà il destino degli azzurri, che speriamo possa essere un destino insomma, positivo e, brillante. Quindi in questo nuovo contenuto, oltre che andare a vedere un po' quello che è successo ieri sera con le varie prestazioni, un focus anche sulla situazione di Çalhanoğlu che merita insomma, una parentesi, e poi ci porteremo anche ad alcune news che arrivano direttamente sul mercato, perché sapete che durante la sosta ovviamente non si può non parlare anche di mercato, perché mentre sul campo qualcosa si ferma, intorno qualcos'altro succede. E allora ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter. Come sempre, prima di partire io vi ricordo di lasciare un mi piace a questo contenuto, di iscrivervi ai nostri canali se non l'avete ancora fatto e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club. Quando non c'è l'Inter noi ci teniamo compagnia con il club di Passione Inter, anche quando c'è l'Inter ovviamente perché commentiamo tutto, ma quando non c'è l'Inter c'è questo spazio nel quale si può continuare comunque ad alimentare tutte le questioni relative alla nostra squadra. E allora parto subito ovviamente dal discorso Çalhanoğlu perché ho voluto tranquillizzarvi in apertura, però voglio un po' anche spiegarvi che cosa è successo nella serata di ieri, perché ieri anche la Turchia è scesa in campo contro la Romania per provare a strappare appunto il passaggio a quella che sarà la finale playoff per dirigersi poi ai mondiali. Çalhanoğlu è stato in campo per 90 minuti, quindi ha giocato tutta la partita, tutto il match e proprio intorno al 90° minuto si è momentaneamente accasciato per un problema al polpaccio, perché si è non tanto accasciato quanto accovacciato, ecco un termine più corretto, ha cominciato a toccarsi il polpaccio, il volto lo vedete è dolorante e in questo momento ovviamente Montella ha deciso immediatamente, di sostituirlo. Scattato totalmente l'allarme perché nel momento in cui un giocatore si ferma, è dolorante e viene sostituito, è normale che scatti immediatamente l'allarme, quindi abbiamo atteso poi il post partita per capire se sarebbero arrivate delle novità e in realtà nel post partita sono arrivate le dichiarazioni di Çalhanoğlu che già in un primo momento ci hanno in parte tranquillizzati. Perché? Çalhanoğlu fa riferimento immediatamente a quello che è stato il periodo e quella che è stata la stagione e soprattutto a quello che è stato poi l'ultimo infortunio. Lui dice: "È passato 1 mese e mezzo dal mio infortunio, è durato 1 mese e mezzo, mentalmente ero un po' giù di morale, i problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte." Qui vi ricordo appunto che anche recentemente Çalhanoğlu era rientrato dall'infortunio e poi immediatamente ha avuto una ricaduta, quindi sicuramente anche questo sul giocatore mentalmente, come ha confermato lui, ha inciso ed è anche per questo che ieri sera c'è stata uno spavento maggiore, perché appunto appena rientrato, l'abbiamo visto titolare con l'Inter, partito con la nazionale, si ferma subito dopo la prima partita, scatta l'allarme tanto per noi, ma ovviamente anche la preoccupazione per lui e un po' di timore, ecco, che le cose possano non andare positivamente. Lui dice: "Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore, sono tornato e mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter mi ha aiutato in questo senso, Chivu mi ha aiutato molto. Lo ringrazio." Quindi già ieri qui lui non fa riferimento per nulla a quello che è l'infortunio, quindi non parla del fatto che si è fermato per questo dolore al polpaccio e già ieri appunto abbiamo detto se non ne ha parlato probabilmente è perché non ha avuto e non ha
un problema così serio. Oggi, questa mattina, arriva una conferma in questo senso, perché Çalhanoğlu, come vi ho già detto, dovrebbe essere a disposizione sia per la finale playoff di martedì e poi ovviamente anche per la partita contro la Roma, quindi è rientrato tutto, probabilmente dopo 90 minuti e anche appena rientrato da infortunio, dopo che aveva già giocato comunque anche con l'Inter, magari ecco un po' di dolori si son fatti sentire, l'abbiamo visto anche con Di Marco ieri che è uscito con i crampi, o meglio è rimasto in campo fino alla fine con i crampi, quindi adesso ne parleremo, però può succedere, quindi nessun accenno ad un nuovo infortunio. Questa mattina appunto arrivano buone notizie dalla Turchia e quindi l'allarme Çalhanoğlu dovrebbe essere, rientrato. Ho letto anche un po' di polemiche, su quelle che sono state le parole di Çalhanoğlu, perché hanno detto in molti stanno dicendo e si stanno lamentando del fatto che Çalhanoğlu ha fatto passare il messaggio che Chivu lo ha aiutato per rientrare in forma per questa partita nello specifico, per queste 2 partite con la nazionale. Ecco, senza farla troppo lunga, io smonto immediatamente questa questione nel momento in cui Çalhanoğlu rientra da infortunio e parte titolare con l'Inter. Perché se Çalhanoğlu fosse rimasto in panchina, non avesse dato disponibilità ad indossare la maglia dell'Inter e appunto a mettersi a disposizione della squadra di Chivu per poi arrivare a queste 2 partite e rendersi disponibile, allora avrei potuto capire in parte la polemica, ma nel momento in cui Çalhanoğlu gioca con l'Inter e poi gioca con la Turchia, onestamente non vedo il motivo per il quale bisogna sempre essere lì pronti ad aizzare la polemica. Quindi mi dissocio, ecco, da questo tipo di cosa, però fatemi sapere voi ovviamente anche nei commenti che ne pensate, perché magari tanti di voi in realtà hanno percepito la stessa cosa, lo stesso fastidio. È normale, ognuno poi percepisce le cose, a modo proprio e quindi vi leggo ovviamente nei commenti. Passiamo anche alle altre cose positive, perché ovviamente la parentesi Çalhanoğlu diventa negativa nel momento in cui il giocatore si fa male, però se arriva appunto una sorta di notizia che ci permette di stare tranquilli, allora possiamo archiviarla come questione positiva. Quindi proseguo sulla scia delle buone notizie, perché ieri sera, secondo me bisogna sottolineare quello che è stato il rendimento di diversi nerazzurri. Arrivo alla fine con gli azzurri, ma passo per Zielinski, perché ieri ha deciso di fatto, la partita, tra Polonia e Albania con il gol del 2-1 al 73esimo. L'ho rivisto, fondamentalmente non posso descrivervelo che come una cannonata da fuori area, che ha spiazzato totalmente l'ex laziale Stracoscia, che non ha potuto fare molto su quel tiro. Tiro fondamentale, gol fondamentale perché, la Polonia ha di fatto ribaltato la partita, stava perdendo 1-0 contro l'Albania, poi è arrivato il gol del pareggio e poi la firma di Zielinski al 73esimo, quindi anche questa è una notizia positiva in un momento in cui, soprattutto nelle ultime partite, avevamo accennato anche ad un calo di Zielinski, no, avevamo parlato del fatto che lui e Di Marco sembravano essere entrati in un momento un po' più di calo a livello fisico e di brillantezza. Ecco, su Zielinski il fatto che abbia diciamo trovato il gol sicuramente sia sugli umori, sul morale, che in generale può essere un'indicazione positiva. Quindi sicuramente felici per questo gol di Zielinski e poi felici ovviamente per la partita della nostra Italia che riesce insomma a strappare il pass per la finalissima dove affronterà la Bosnia. Bosnia, che vedrà insomma dall'altra parte, come avversario l'ex Dzeko, che ieri è stato anche, decisivo nella gara insomma dei playoff. Quindi un incontro con un giocatore che è stato secondo me molto importante per la storia dell'Inter e per il recente passato, dell'Inter. Ieri dal primo minuto, Barella, Di Marco e Bastoni. Io voglio partire da parentesi Bastoni perché secondo me era un po' il punto interrogativo di questa partita, oltre ovviamente all'attesa del rendimento dell'Italia, di capire che cosa sarebbe successo, però in molti ci siamo chiesti anche sia se Bastoni avrebbe giocato, perché comunque sappiamo che viene da un infortunio, con l'Inter non ha giocato e quindi volevamo capire se era finalmente tornato, in forma per partire dal primo minuto e così è stato, e poi anche l'accoglienza da parte dello stadio di Bergamo. Insomma per fortuna positiva, non ci sono stati fischi e quindi sicuramente, ecco, siamo felici del fatto che Bastoni non abbia dovuto soffrire una scusa anche sul fronte, della nazionale. Uscito Bastoni al 63esimo perché ammonito,
Parto dalla sua prestazione, perché secondo me non è stata una prestazione, diciamo così, brillante, ma neanche insufficiente. Anzi, io credo che Bastoni abbia meritato una sufficienza. Ovviamente bisogna, considerare il fatto che, l'abbiamo detto, era appena rientrato da infortunio e quindi sicuramente questo pesa sicuramente sulle gambe, anche un po' forse sulla testa, quindi una partita da 6 secondo me da parte di Bastoni. Voto più alto invece secondo me se lo meritano tutti gli altri. Parto da Barella, Barella che, conferma in realtà quella che è secondo me, e qui magari verrò criticata, però io continuo a dire che secondo me c'è una crescita di Trella, quindi con la prestazione secondo me, di ieri la conferma. Tra l'altro il Corriere ha dato a Barella il voto più alto tra gli interisti perché gli ha dato un 7. Dall'altra parte invece Di Marco, secondo me al contrario, dimostra e conferma quello che stiamo dicendo, cioè che in questo momento, al di là di una prestazione che comunque resta più che sufficiente da parte di Di Marco, e lo sottolineo, però bisogna, appunto andare anche a sottolineare il fatto che a livello fisico anche ieri sera secondo me Di Marco ha dimostrato di non essere proprio al top della forma. In generale per l'incisività durante la partita e poi anche lui al 90°, intorno al 90° ha cominciato a, avere un po' di dolori, si è fermato per crampi e poi negli ultimi minuti, io non so se l'avete guardato, immagino di sì, perché aveva appena dimostrato insomma di avere un problema, con i crampi, è stato praticamente fermo. Quindi gli ultimi minuti li ha fatti da fermo e questo sicuramente è indice del fatto che è in un momento sicuramente di forma, che non sta aiutando, ma è normale. Di Marco ha fatto una stagione in cui sicuramente ha fatto molto di più rispetto a quello a cui noi eravamo abituati, a vedere, perché non eravamo abituati insomma di vedere, cioè a vedere Di Marco in campo per oltre 90 minuti, scusatemi, per oltre 60 minuti, e da parte sua anche lui stesso che, insomma, è stato abituato per diverse stagioni ad uscire a metà gara, oltre la metà della gara, e quest'anno invece ha fatto molte prestazioni per tutti i 90 minuti. Quindi anche il suo fisico probabilmente in questo momento, che è il momento clou della stagione, sta un po' accusando e lanciando dei segnali. Però, ripeto, al di là di questo la prestazione di Marco secondo me è stata, più che sufficiente. Quindi Di Marco diciamo un po' provato, ma, sicuramente prestazione positiva. E Barella, come vi dicevo, secondo me molto presente, perché era un po' ovunque, come lo era stato secondo me anche nelle ultime partite dell'Inter. E poi anche l'atteggiamento. Ho visto un Barella molto maturo, molto leader se vogliamo, qui mi sbilancio un po', magari qualcuno non sarà d'accordo, però io l'ho visto in realtà anche molto leader, per quanto riguarda appunto l'atteggiamento e il dialogo con i compagni, cioè era quello che secondo me cercava di, mantenere anche una certa concentrazione e attitudine a livello mentale. Quindi mi è piaciuto molto l'atteggiamento di Barella. E un altro che mi è piaciuto molto è ovviamente Piesposito, che da subentrato al 64°, prende il posto di un Retegui che, a parer mio ieri non ha fatto una prestazione brillante, tutt'altro, tra l'altro mangiandosi, anzi divorandosi il gol del vantaggio su errore degli avversari. Quindi entra Piesposito e secondo me un po' gli equilibri li sposta. Ho visto che in molti gli hanno dato un 6 e mezzo, voto che onestamente penso ci possa stare, forse anche un pelino in più per atteggiamento e anche impatto, perché per me l'impatto a partita in corso è quello che poi sposta molto gli equilibri, e Pio è stato impattante nel momento in cui, è entrato. Ho trovato molto positiva l'intesa con Ken, lui entra subito e, serve Ken che poi non riesce a concludere. Dall'altra parte, insomma, trova anche un'occasione di testa e anche lì purtroppo non arriva il gol. E poi, nell'azione del 2-0 è lui che fa partire l'azione, è lui che serve Tonali, che poi serve, Ken per il raddoppio. Quindi appunto io direi impattante la parola giusta per descrivere questo Pio Esposito. Quindi, l'Italia affronterà la Bosnia, come vi dicevo prima, che, insomma avrà tra i propri, anche Edin Dzeko. E una piccola parentesi prima di passare ai discorsi di mercato, perché a parte prima vi ho detto la polemica su Cialanoglu, c'è un'altra polemica che riguarda, l'atteggiamento di Di Marco e di Pio Esposito dopo la partita. Non so se avete seguito il post partita, però, la Rai ha fatto vedere, diciamo, la reazione dei giocatori ai rigori, ai calci di rigore tra Galles e Bosnia, e si vede praticamente, il rigore decisivo in occasione del rigore decisivo della Bosnia,
Di Marco che esulta e più Esposito che esulta. Ora, ho letto un sacco di polemiche e di critiche anche su questo. Io parto dicendo che secondo me il problema non è tanto dei giocatori che esultano, quanto delle telecamere che riprendono i giocatori in un momento privato, se vogliamo, perché secondo me quello è un momento in cui loro onestamente stanno vivendo, dopo l'entusiasmo probabilmente anche del fatto che hanno vinto la partita, anche appunto, non so, come quando sei al bar tra amici e guardi una partita, secondo me l'hanno affrontata esattamente in quel modo. C'è stata questa esultanza che è stata ripresa e tutti che hanno cominciato a criticare perché è un atteggiamento che non deve vedersi, è un atteggiamento che non deve esserci, l'esultanza deve esserci nel caso dopo il passaggio del turno. Sono d'accordo, però ragazzi quello che si fa in privato per me resta una cosa che cioè, come dire, non si può criticare. Non so spiegarvi esattamente, cioè nel senso anzi voglio spiegarmi. Io credo che appunto se l'avessero fatto in diretta, in campo davanti a tutti a fare questa esultanza clamorosa, allora avrei detto: "Ragazzi però fly down, cioè state attenti perché l'insida è dietro l'angolo". Nel momento in cui lo fai nel tuo "privato" tra virgolette, per me la critica esiste fino a un certo punto, cioè quello è un momento di leggerezza che hanno vissuto tra di loro e non la vedo come una cosa grave. Poi adesso bisogna mantenere ovviamente la concentrazione, non essere presuntuosi e non pensare che visto che affronti la Bosnia allora sei già ai mondiali. Questo non è l'atteggiamento giusto. Non credo neanche che quell'esultanza indichi questa cosa, cioè che vedere che Di Marco ha esultato voglia dire di conseguenza che allora, sicuramente la stanno vivendo, prendendola un po' sottogamba. No, quello è un momento, ribadisco, di leggerezza nel quale comunque stavano vedendo i rigori e l'hanno affrontata così. E chiudo la parentesi. Apro invece la parentesi, mercato, perché come sapete uno dei nomi, che l'Inter sta già da tempo, perché è stato anche un nome insomma della scorsa estate, sta monitorando e vorrebbe vedere in nerazzurro, ma soprattutto Chivu vorrebbe vedere in nerazzurro perché è un giocatore che rispecchia quelle che sono le caratteristiche che sta cercando, Christian Chivu nel suo centrocampo, è Manu Koné e, in queste ultime ore si sta parlando di un possibile scambio, o meglio del fatto che Frattesi possa, diventare una pedina fondamentale in questo affare. Come sapete le cifre per Koné non sono cifre basse, qui io sono anche curiosa di sapere voi che ne pensate, perché si sta parlando comunque di 40.000.000, quindi una cifra molto, molto importante, da investire e quindi già vi chiedo se secondo voi è giusto, pensare di poter investire così tanto su questo giocatore e dall'altra parte appunto c'è la sensazione che Frattesi possa diventare un po' una chiave per sbloccare la trattativa, perché come sapete anche la Roma era da parte sua interessata a Frattesi, anche lo scorso anno era stato accostato al club giallorosso con cui Frattesi tra l'altro ha fatto anche le giovanili, quindi sarebbe un po' un ritorno a casa. Frattesi che è romano, quindi va sottolineato e quindi potrebbe esserci insomma questo incastro sull'asse, Milano-Roma. Però ecco, questa questione conferma ancora di più il fatto che appunto l'Inter comunque sta guardando con molto, molto interesse a Manu Koné. Non è l'unico nome per il mercato estivo, perché si muoverà tanto, diciamo a centrocampo, ma molto si muoverà anche nel reparto difensivo con tanti giocatori in scadenza in uscita. Il discorso bastoni adesso ci arriviamo e quindi anche lì bisognerà andare insomma a bisogna guardarsi intorno, ecco. Un altro nome su cui l'Inter, e possiamo confermarvelo, sta puntando e sta andando forte è quello di Solé dell'Udinese. Altro nome che torna, perché anche lui come sapete era stato insomma già accostato all'Inter in precedenza e quindi l'Inter sta accelerando un po' e sta accelerando quelli che sono anche i contatti con il club bianconero. Dall'altra parte sono arrivate anche le parole del presidente dell'Udinese che ha parlato di Solé. Mi ha fatto un po' sorridere l'affermazione perché smontare in questo modo "netto" tra virgolette le questioni, vabbè, ovviamente è il gioco delle parti, mi fa sorridere, però lui ha detto: "Solé è molto bravo, è importante per la nostra difesa, sul mercato è difficile stabilire un prezzo, non mi sento di farne uno perché non siamo la borsa". Spoiler, dovranno farne uno se vorranno cedere il giocatore, se c'è intenzione di cedere il giocatore. Quindi quando sei all'interno delle dinamiche di mercato devi per forza, fissare un prezzo, diamo questo spoiler e quindi sicuramente poi si capirà anche quanto l'Inter sarà disposta a spendere eventualmente per questo giocatore. Un Inter che però non è disposta a regalare un giocatore che invece è molto importante e sto parlando ovviamente di Alessandro Bastoni, perché è arrivata la conferma del fatto che l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Alessandro Bastoni alle cifre
delle quali si era parlato, quindi 50.000.000 con tanto di fiocchetto e, come vi ho detto impacchettato con il fiocchetto no, l'Inter non si muove sotto i 60. Qualcuno parla anche addirittura di 70.000.000, anche cifre più alte. Quindi comunque stiamo parlando di cifre molto molto più alte. Secondo me in questa situazione sarà fondamentale, senza cadere in cose banali, però lo ribadisco, la volontà, del giocatore che in passato ha chiuso immediatamente a offerte anche importanti e in questo caso invece, appunto sembra un po' più propenso eventualmente a spostarsi anche da Milano. Lo vedremo, tutti gli aggiornamenti di tutti gli aggiornamenti anche di mercato parleremo anche nella diretta di oggi delle 19:30, quindi vi aspetto anche oggi sempre qui su Passione Inter, vi aspetto ovviamente nei commenti. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.